perché, consentitemi di togliermi un sassolino dalle scarpe, possiamo dire di testare realmente un prodotto nuovo. Ragazzi, buongiorno, bentornati o benvenuti sul canale. Oggi è sabato 17 dicembre 2022. Come potete immaginare, la giornata non è l'ideale per uscire in moto. In questo momento ci sono meno 2 gradi e sono uscito fondamentalmente per 2 motivi. Il primo è perché ho da dirvi delle cose che vi avevo promesso, se vi ricordate, tempo fa quando eravamo al Ponte di Bobbio. E la seconda è per provare questo nuovo completo che ci è stato fornito e adesso vi racconterò un po' tutto quanto. Come vi avevo anticipato, c'erano un po' di cose che bollivano in pentola, però per scaramanzia non ho voluto parlarne prima, e anche perché sono accadute una dietro l'altra molto velocemente, una presso all'altra, e di conseguenza prima di spargere la voce, diciamo così, ho preferito avere la certezza che tutto andasse in porto. Comunque adesso troveremo un posticino tranquillo dove accomodarci e vi racconto un po' tutto quanto. Ragazzi, abbiamo trovato questa panchina dove mi auguro non venga nessuno a disturbarci. La giornata, come vedete, non è l'ideale per uscire in moto, ma fondamentalmente sono uscito in moto per 2 motivi principali. Il primo è perché avevo un debito con voi, una promessa, e a casa mia si dice che ogni promessa è debito. Vi ricordate quando eravamo a Bobbio? Non ve lo ricordate? Vi rispolvero un po' la memoria. Perché non vi posso spoilerare nulla, ma ci saranno dei giorni in cui lo saremo abbondantemente d'inverno, ma ve le racconterò nel momento giusto. La settimana scorsa, o 10 giorni fa, feci un post nella community in cui vi dicevo che sarei uscito con 2 video a settimana. Perché? Perché c'è un piccolo progetto che bolle in pentola, che però per ora non vi voglio spoilerare per questioni di scaramanzia. Questo che vuol dire? Vuol dire che i 23 video che mi ero ripromesso di montare con calma durante tutto l'inverno e così arrivare in primavera con i video dell'Irlanda, quei 23 video me li sto sciroppando in maniera assolutamente veloce e sto lavorando veramente mattina e sera come un animale, perché voglio finire di montare. Poi ovviamente li metterò in programmazione sul canale il mercoledì e il sabato in maniera da farveli vedere abbastanza velocemente, però voglio iniziare questa nuova avventura che, insomma, l'idea è finire di montare i video irlandesi quanto prima, per poi fare questa nuova avventura che non vi posso spoilerare adesso, ma che vi spoilerò nel momento opportuno, e dopo questa breve avventura, insomma, avrò altri video da montare, quindi arriveremo in primavera con tantissima carne al fuoco, perché ci sono più novità nel frattempo, ma con calma ve le dirò una a una. In quel momento non ho voluto spoilerarvi nulla per 2 motivi principalmente. Il primo è un po' di scaramanzia che non guasta mai. Il secondo è che non avrei voluto dire delle cose per poi non aver potuto portarvi il seguito di quello che avrei detto. Quindi con immenso piacere vi dico che la prima, che poi ha scaturito anche la seconda, la prima è che andremo in Tunisia, partenza sabato prossimo, sabato 24, alla vigilia di Natale. Quando voi starete vedendo una delle tante puntate dell'Irlanda, noi saremo già sul traghetto. Il traghetto parte alle 15 da Genova. Faremo 10 giorni, torneremo dopo Capodanno. Inizialmente, inutile a dirlo, Cinzia non era pienamente convinta di questa scelta. La decisione di andare in Tunisia fondamentalmente è nata per caso, per gioco, per scherzo, quando la mattina presto che andavamo verso la Toscana a trovare Max Roccabianca, quando c'era anche Bruno, Giorgio, Gallina, Timone e tutta la combriccola, per scherzo dissi a Cinzia: ma perché quest'anno a Capodanno o a Natale non ce ne andiamo in Tunisia? E Cinzia lì per lì disse: no, Tunisia no, non ci voglio andare, ci vado d'estate, adesso fa freddo non in Tunisia, bensì nell'andare da qui a Genova. In questo momento tenete conto che c'è -2, fa abbastanza freschino. Però poi piano piano la posizione di Cinzia si è ammorbidita e sono riuscita a convincerla ad andare in Tunisia. Quindi una volta prenotato il traghetto, eravamo alla metà di ottobre più o meno. Subito dopo c'è stato l'evento dell'EICMA, evento a cui io personalmente non ho partecipato, non sono andato, lo dissi anche in un video che non sarei andato. In quella settimana però ci furono tanti eventi fuori dall'EICMA. In uno di questi eventi, a un aperitivo, e ho avuto modo di conoscere diverse persone che lavorano per aziende del settore. Parlando con loro del più e del meno, di cosa non fai, di che viaggi fai, come utilizzi la moto e quelli là, sono arrivato in contatto con l'azienda Daynote. Lì per lì la persona che conobbi quella sera non mi disse nulla, ci siamo scambiati i contatti, il numero di telefono, come si fa tante volte, la mail e quant'altro, ma nessuno di noi aveva preso accordi con l'altro.
Qualche settimana dopo fui contattato da questa stessa persona che mi disse: raccontando gli eventi che facciamo fuori EICMA, ho avuto modo di parlare col mio capo di te, dei tuoi viaggi in moto, del tuo blog, del tuo canale YouTube, di quello che fai, insomma. Avremo piacere nel darvi del materiale. Loro la chiamano testa piedi, cioè ti vestono dalla testa ai piedi, quindi dal casco, che è una GV Tour Modular, ma di tutti i prodotti poi ve ne parlerò successivamente. Prima però vorrei provarli, dopo che li ho provati accuratamente riesco a darvi un'opinione obiettiva di quello che penso di questi prodotti. Andiamo dal casco alla giacca, ai pantaloni, agli stivali, all'intimo, al cappellino, alle t-shirt, tutto, ci hanno fornito tutto e di più. E di questo non posso che ringraziare Dainese. In tutto ciò, la più felice di tutti, non ve lo dico neanche, Cinzia, ovviamente è una battuta. Se vi ben ricordate, Cinzia a marzo comperò un completo Dainese, appunto, però in quel caso la spese circa 1100 euro per pantaloni, giacche e guanti. Lei prese una tonale di dry laminata perché andavamo in un viaggio abbastanza impegnativo che era quello dell'Irlanda. Ieri non sono uscito in moto perché ho avuto da fare delle commissioni con Cinzia. In realtà ieri ci si è presa un nuovo completo in laminato, ha fatto un bel investimento e questo la fa stare un po' più tranquilla, perché dopo anni in Irlanda Cinzia avrebbe potuto usare anche il completo precedente che aveva, quello di Moto Infinito, ma a furia di indossarlo, è comunque un capo che aveva l'età, i materiali avevano iniziato a cedere, l'acqua passava, non dico facilmente, ma ci si sentiva umidi dopo un po' che stavi sotto l'acqua. E allora Cinzia prese la palla al balzo per comprarsi questo nuovo completo e fare un investimento nuovo. Ironia della sorte, quasi 9 mesi dopo abbiamo dei completi diversi, perché quello di Cinzia è un laminato, questi non lo sono, questi hanno un'altra tecnologia, ma di questo ve ne parlerò successivamente. A me quello che interessava oggi era mantenere le promesse con voi, quindi la prima è che andremo in Tunisia, la seconda è che abbiamo trovato questa sorta di sponsorizzazione, passatemi il termine, con Dainese, che ci accompagnerà in questa avventura in Tunisia. Noi di tutto ciò non possiamo che essere felici, fieri e onorati soprattutto, perché, consentitemi di togliermi un sassolino dalle scarpe, possiamo dire di testare realmente un prodotto nuovo. Se andate sul catalogo di Dainese, un catalogo 2023, la Ladac 3L è un capo uscito adesso, ma è uscito in questi giorni, non è un fondo di magazzino come tanti, no, siamo dei tester di qua, poi vai a vedere i capi che indossano, sono fondi di magazzino di un anno, sono 2 anni prima. Ecco, questo è giusto per togliermi un sassolino dalle scarpe, perché tante volte si esaltano, si autoesaltano, le persone che li seguono sono più fomentati da loro, ma la realtà è che se andasse a vedere per banalità, per curiosità, quei capi lì sul catalogo sono già presenti da un anno. Noi siamo estremamente carichi, soddisfatti e contenti di questo viaggio che ci sta aspettando. Contenti perché generalmente d'inverno noi la moto l'abbiamo sott'olio, noi la moto la fermiamo, e ho spiegato anche il perché a novembre di qualche anno fa ebbi un incidente banale in strada, era a pochi chilometri da casa, e da lì in poi mi ripromisi di non usare più la moto, perché per come la uso io, che dal lunedì al venerdì vado in ufficio in macchina, il sabato e la domenica generalmente fa brutto, comunque non la si usa perché se i passi sono chiusi, che la uso a fare la moto, per come intendo io la moto, averla assicurata è un peccato, e quindi stacco l'assicurazione, la metto in mantenitore. Quest'anno è stato tutto un anno anomalo, diciamo così, e quindi stiamo per iniziare questa nuova avventura. Quando voi vedrete il prossimo video dell'Irlanda, sabato 24, sappiate che noi saremo sulla nave. Ne approfitto anche per fare gli auguri a voi e alle vostre famiglie di buone feste. Ci vedremo costantemente con le pilloline della Tunisia, sul canale vi aspetto tutti i giorni quando volete. Se non l'avete ancora fatto, l'invito è sempre lo stesso, iscrivetevi al canale, è gratis, a voi non costa nulla e per noi è tanta benzina. Ciao, al prossimo video. Buon anno.